C'è un istante precisissimo, direi una frazione di secondo, in cui un potenziale capolavoro rischia di trasformarsi in un disastro irrecuperabile. E la cosa assurda è che non accade a metà dell'opera, magari per un filo del colore sbagliato. Accade letteralmente 1 millimetro prima che l'ago perfori la tela, per la prima volta. Benvenuti a questo nuovo approfondimento. Ciao. Eh sì, è un momento di tensione altissima. Assolutamente. Oggi esploriamo un concetto che, per chi pratica a livelli avanzati, è il vero momento della verità. Abbiamo per le mani dei materiali affascinanti, estratti dal testo Dove e Quanto e le diapositive del metodo First Stitch Mastery. E la missione di oggi è superare la fase preparatoria per affrontare proprio quel momento lì, l'attimo prima del salto. Il famoso trampolino di lancio. Esatto, è come stare sul trampolino. Tutto il duro lavoro è fatto, i filati sono scelti, lo schema è pronto, ma servono 2 decisioni tecniche inappellabili prima di tuffarsi. E non parliamo di banale teoria dei colori, ma insomma di ingegneria pura. È un'ottima definizione, guarda. Perché in questa fase l'improvvisazione è il nemico numero 1 in assoluto. Chi padroneggia questa tecnica lo sa bene. Trovarsi davanti alla tela vuota senza un piano preciso non ti dà libertà creativa, genera solo una paralisi totale. Una sindrome da foglio bianco praticamente. Precisamente. E il valore di questi documenti è che smontano il problema nei suoi elementi costitutivi. Trattano il primo punto come se fosse la posa della prima pietra per un edificio complesso. Se quella pietra è fuori asse o se il materiale non regge il peso, l'intera struttura ne risentirà pesantemente. Crolla tutto. Crolla tutto. E le 2 variabili critiche che emergono dai testi per evitare il crollo sono la massa del materiale, cioè lo spessore del filato, e la coordinata spaziale di partenza, il dove e il quanto, appunto. L'analogia architettonica rende perfettamente l'idea. Si può avere in mente la cattedrale più bella del mondo, ma senza i calcoli strutturali sui pilastri non si va da nessuna parte. E la prima variabile è proprio il carico materiale. Quanti capi di filo usare? Ora, chi maneggia aghi da un po' potrebbe pensare che esista una regola universale. Il classico dogma del 2 fili e basta. Proprio quello. Ma le fonti lo smontano completamente questo dogma. Dicono che il numero di capi è una decisione stilistica, non una legge fisica. È un po' come scegliere il pennello prima di dipingere. E propongono 2 filosofie opposte, lo stile tradizionale e lo stile pieno. Ma all'atto pratico, sulla tela, in cosa differiscono fisicamente? Diciamo che la differenza radicale sta tutta nella gestione dello spazio negativo. Nello stile tradizionale, l'obiettivo è permettere alla struttura del tessuto di respirare. L'incrocio di trama e ordito deve restare visibile. I punti non devono soffocare la stoffa. Ecco. Le slide lo definiscono un effetto sottile e arioso, giusto? Corretto, è leggero. Al contrario, lo stile pieno punta all'annientamento totale dello spazio negativo. La copertura deve essere estrema, assoluta. Il colore satura ogni millimetro, trasformando il ricamo in una superficie materica. Si comporta quasi come un dipinto ad olio, dove la ruvidità della tela scompare del tutto sotto strati di pigmento. Chiaro, cambia proprio l'impatto visivo. E qui entra in gioco la famosa matrice della copertura, citata nei documenti, che serve per calcolare come ottenere questi effetti su tele diverse. Allora, analizziamo un po' i dati. Partiamo dall'AIDA 11 count, che è una maglia bella larga, insomma 44 punti in 10 cm. La matrice consiglia di usare 3 o perfino 4 capi. Un numero importante. Sì, cioè a me sembra altissimo. Non si rischia di creare un groviglio ingestibile nella cruna del lago? Allora, su una tela a trama fitta il rischio ci sarebbe eccome, ma sull'AIDA 11 è una necessità fisica dettata proprio dalla riflessione ottica. I fori di questa tela sono ampi e lo spazio vuoto tra le intersezioni è considerevole. Se si usassero solo 2 capi, l'ombra dei fori inghiottirebbe la luce del filo. Ah, interessante. Il filo sparirebbe. Esatto, il punto risulterebbe anemicamente sottile, verrebbe sopraffatto dalla struttura della stoffa. Per contrastare quel vuoto serve volume. 4 capi riempiono fisicamente l'abisso e permettono al colore di riflettere la luce. Ha molto senso. Compensare il vuoto con la massa. Se passiamo poi all'AIDA 14 count, che i testi definiscono lo standard universale, la matrice offre un bivio.
2 capi per l'effetto tradizionale e 3 per lo stile pieno. E fin qui la teoria regge alla grande. Tutto logico e lineare, sì. Però c'è un però. Sull'AIDA 18 count, che è una trama fittissima da 70 punti, la matrice diventa perentoria. Non si negozia. Impone rigorosamente 2 capi. E qui io sollevo un'obiezione per conto di chi magari ha paura di sperimentare. E se qualcuno volesse usare lo stesso 3 o 4 capi per avere un effetto ultra tridimensionale? Che male farebbe forzare la mano? Farebbe un danno meccanico letale all'intero progetto. Addirittura letale? Assolutamente. Non stiamo più parlando di gusto estetico, ma di resistenza all'attrazione dei materiali. Sull'AIDA 18 la densità dei fili è altissima, i fori sono microscopici. Se forzi un volume eccessivo di filo attraverso quei pertugi, crei una spinta laterale gigantesca. Cioè il filo fa spessore all'interno del buco. Esatto. Si comporta come un cuneo di metallo infilato nel legno. Divarica verso l'esterno la trama della stoffa. Se moltiplichi questa tensione per migliaia di punti, l'intera tela accumula uno stress enorme e si deforma fisicamente. Il lavoro non sarà mai steso in piano, diventerà tutto imbarcato e ondulato. Irrecuperabile. Wow, una tensione invisibile che distrugge la tela dall'interno. Questo spiega perché azzeccare lo spessore sia così vitale. E per scongiurare disastri, i testi propongono il test visivo. Sostanzialmente dicono di ricamare delle crocette di prova sul margine finché non si trova l'opzione che, e cito testualmente, innamora l'occhio. Ma, diciamo la verità, non è una perdita di tempo monumentale? Chi ha la pazienza di fare i campioncini quando ha un progetto bellissimo da iniziare subito? Guarda, sembra una deviazione noiosissima, lo capisco. Ma in realtà è l'applicazione del rigore scientifico a un problema artistico. Serve per non buttare via centinaia di ore di lavoro. In che senso? Per via della luce. Sì, la luce ambientale reagisce in modo imprevedibile in base alla tintura del filo e alla stoffa. Nessuna tabella potrà mai replicare l'effetto reale di quel preciso filo su quella precisa tela sotto la lampada del proprio salotto. Il test visivo portami un quarto d'ora, ma è un'assicurazione contro la scoperta atroce di aver calcolato male l'impatto. Scoperta che magari fai dopo un mese di fatica. Sì, rendersene conto a metà lavoro deve essere devastante. Ok, diamo per assodato che abbiamo fatto il nostro esperimento empirico e sappiamo il calibro del filo. Ora resta l'altra grande variabile, il dove. Le coordinate spaziali, sì. Distinte per trovare il punto di partenza. E la prima ha un approccio che io definirei organico o filosofico. Si chiama ascolta il disegno. L'idea è di non trattare lo schema come una griglia matematica, ma come un'entità viva. C'è quella slide molto chiara con la pianta che sboccia dal fondo del vaso. È un metodo profondamente intuitivo. La logica è assecondare la gravità o lo sviluppo naturale del soggetto. Se hai una figura umana, parti dalle scarpe o dal terreno. Segui il flusso naturale delle cose. Proprio così. Aiuta a tracciare percorsi continui, guidando il filo in una progressione sensata. Evita che il filo debba fare salti irrazionali e lunghissimi sul retro della stoffa per collegare zone lontane. Tutto molto fluido e sensato. Ma poi giriamo pagina e le fonti propongono la scuola 2, che ribalta tutto. Si intitola Il centro esatto. Consiste nell'incrociare gli assi geometrici della tela, trovare il centro dello schema e partire da lì in mezzo. Ora, mi viene un dubbio pratico. Dimmi. Se si parte dal centro e i blocchi di colore esplodono in ogni direzione a raggiera, il retro non diventerà un caos infernale di fili incrociati? Come si giustifica questa tattica? L'obiezione è giustissima. Il disordine sul retro è la tassa inevitabile da pagare con questa scuola, ma è un dazio giustificato da 2 garanzie assolute. La prima, i testi la chiamano matematica infallibile. Che suono benissimo, tra l'altro. Decisamente. Iniziando dal nucleo geometrico, hai la certezza cieca, al 100%, che il progetto sarà centrato. Lo scarto di stoffa vuota sui lati sarà identico ovunque. Si azzera il rischio più terrificante in assoluto. Finire la stoffa. Esatto. Arrivare al bordo dopo mesi di lavoro e scoprire che non c'è spazio per le ultime file, che poi rende impossibile anche solo incorniciare il pezzo. Un incubo. Quindi è una blindatura geometrica contro il fallimento. E immagino che la seconda garanzia sia di natura, come dire, più emotiva. Totalmente psicologica. È la motivazione immediata.
Il baricentro di un disegno è quasi sempre la parte più bella, i tratti di un viso, il cuore di un mandala. Il punto focale, insomma. Sì, iniziare dal centro è come farsi un'iniezione di gratificazione istantanea. Vedi prendere vita subito la porzione più spettacolare del lavoro. Crea un entusiasmo potentissimo che ti spinge poi ad affrontare le fasi più noiose e ripetitive verso i bordi. C'è di più. E se Kirikama fosse mosso solo da un perfezionismo tecnico spietato? Niente gratificazione, niente flusso organico, solo meccanica. È qui che le fonti svelano la scuola 3, la direzione del punto. E qui si passa a un livello di maestria clamoroso. Questa è tecnica avanzata allo stato puro, davvero. Qui non si guarda il disegno, non si guarda il centro, si guarda solo all'ottimizzazione dell'attrito del lago. Questo approccio studia l'anatomia del foro della tela al microscopio e detta una regola d'oro ferrea. Svisceriamola bene questa regola perché i dettagli sono pazzeschi. Allora, la regola impone che il lago debba sempre affiorare, cioè salire dal retro verso il fronte, passando per il foro più libero e vuoto, e poi deve immergersi, scendendo, nel foro più congestionato di fili. Aspetta, fammi fare l'esempio classico riportato nei documenti per chiarire la meccanica. Si basa sul ritmo delle crocette. Se si è abituati a fare l'andata con le diagonali inclinate verso destra e poi si chiude con il ritorno nella direzione opposta, l'analisi dice che l'unica mossa corretta è avviare il primissimo punto nell'angolo superiore sinistro dello schema. Ma perché proprio in alto a sinistra? Come si fa a ottimizzare l'ago così? È una lezione a catena perfetta, partendo in alto a sinistra e costruendo la fila verso destra quando la mano spinge l'ago verso l'alto, che è un movimento che si fa alla cieca, dal retro. Esatto, non vedi nulla dietro. Esatto, vai alla cieca. Ma così facendo, la cruna incrocerà infallibilmente un foro vergine o quasi vuoto. Quando invece l'ago deve scendere per chiudere il punto, sarà costretto a immergersi in un buco già pieno di altri fili. Ma visto che lo fai dall'alto verso il basso, hai il dominio visivo totale. L'occhio guida l'ago al millimetro. Quando ho letto questa parte mi è venuta in mente subito un'analogia. Spingere un ago in su, partendo dal buio del retro, in un foro già intasato di fili, è come cercare di parcheggiare un SUV in un posto strettissimo, in mezzo ad auto di lusso, ma completamente bendati. Urti qualcosa per forza. Rendi l'idea benissimo. E nel ricamo quell'urto significa perforare le fibre di un filo già steso. Invece far scendere l'ago da sopra, con la visuale libera, è come parcheggiare guardando la scena da un elicottero. Inquadri il buco, calcoli il millimetro e ti cali dolcemente, schivando gli ostacoli. L'elicottero è perfetto e bisogna capire in profondità perché questo attrito vada debellato con tanta ferocia. Non è solo per fare meno fatica con le dita. Un ago affilato spinto alla cieca spezza i capillari del filo di cotone che hai già steso. Lo rovina irrimediabilmente. Sì, lo sfilaccia. E questo sfilacciamento opacizza il filato, gli impedisce di riflettere la luce. Oltre al danno estetico, si compromette l'integrità strutturale. Riducendo questo stress meccanico, il tessuto e il filo manterranno la loro tensione perfetta per generazioni. È una decostruzione chirurgica. Formidabile, davvero. Quindi, tirando le somme, abbiamo domato tutte le forze in gioco. Abbiamo calibrato lo spessore, fatto il test visivo e scelto la traiettoria spaziale ottimale. A questo punto le presentazioni arrivano alla fase finale, la pre-flight checklist. Che non è una semplice lista della spesa, È un vero rito. Una procedura severissima prima del decollo. Esatto. La lista sigilla tutto in una sequenza. Primo, calcolare le proporzioni in base alla tela. Secondo, validare col test visivo. Terzo, battezzare la bussola del progetto scegliendo consapevolmente una delle 3 scuole. E infine, immobilizzare la geometria centrando il telaio. Fissate queste ancore, l'ansia sparisce e lascia il posto al controllo totale. E sparisce il panico da tela bianca, lasciando spazio all'ultima istruzione. Infila l'ago. Si comincia. Suona quasi come una liberazione. E tutto questo ragionamento si collega a qualcosa di molto più grande, credo, anche per chi non prenderà mai un ago in mano in vita sua. Scomporre un processo artistico in decisioni logiche e checklist elimina l'ansia da prestazione in qualsiasi ambito lavorativo o creativo. È un principio universale. Quando hai una struttura solida, il talento può finalmente esprimersi, senza la paura di crollare al primo passo falso. Parole sante. Eppure, proprio in chiusura di questo studio fantastico, emerge una specie di paradosso meraviglioso dalle slide.
Da un lato ci dicono che lo schema deve essere rigorosamente e matematicamente centrato, una tirannia geometrica assoluta, ma un secondo dopo dicono che il punto esatto di partenza del primo punto è una scelta totalmente libera di chi ricama. È un paradosso fondamentale. Dimostra che la struttura fissa, l'obbligo del centraggio, non è una prigione. È la piattaforma che autorizza la libertà strategica. Senza quel recinto sicuro, l'arbitrio totale porterebbe alla paralisi. Non è forse vero che solo imponendoci dei limiti strutturali rigidissimi, come un calcolo millimetrico delle proporzioni, riusciamo a guadagnarci la vera libertà totale? Solo sapendo che le fondamenta in cemento sono inamovibili, abbiamo il lusso di decidere da dove iniziare a scolpire la facciata. Un pensiero affascinante su cui riflettere fino al nostro prossimo approfondimento. Grazie a tutti per l'ascolto e alla prossima esplorazione sonora. Ciao e buon lavoro a tutti.